ciò che è potrebbe non essere, ciò che non è potrebbe essere, e quello che ricordi può essere il sogno, un sogno, o addirittura il futuro, ma di un altro. Questo è il cinema di Christopher Nolan, è quello che ci ha abituato a vedere, a sentire, è quello che ci ha dato per emozionarci. Ogni volta è come se gettasse i dadi sul tavolo e non sappiamo mai il risultato. È un gioco di prestigio continuo, assoluto, in cui si gioca fra il tempo, lo spazio, le dimensioni del tempo, del ricordo, del sogno. Le vite si incrociano in una maniera angosciante e talvolta multipla. Quindi siamo abituati a questo gioco di scatole cinesi, a questo caleidoscopio di possibilità. Vi ricordate quel giocattolo da bambini che girandolo tutti i vetrini colorati si combinavano fra di loro, era come un piccolo cannocchiale, e noi guardavamo dentro pieni di meraviglia. La stessa cosa accade con il cinema di Christopher Nolan, ed è proprio questo il suo fascino, e questa è la sua intelligenza, e questa è la sua capacità di stupirci. Ci ha abituato a questo gioco dagli inizi della sua carriera. Già in Memento c'è questo gioco del ricordo, che poi diventa in The Prestige l'illusione che sta dentro l'illusione di un'illusione, e poi in Inception che diventa il sogno dentro il sogno che è dentro un altro sogno, e poi in Interstellar è di nuovo questo fatto, una dimensione che è dentro un'altra dimensione che a sua volta è in un'ennesima dimensione. E in Tenet questo gioco si moltiplica praticamente all'infinito, in cui noi abbiamo un presente che forse è il futuro passato di un futuro che forse verrà o forse non avverrà. Quindi è chiaro che già questo che ho detto dà un'idea, una testimonianza di quanto il discorso può essere complesso, ma forse in questo caso, rispetto alla cristallina linearità dei film precedenti, questa volta questo discorso è più, diciamo, caotico che complesso, è più confuso che lineare, soprattutto perché si basa su un assunto che per questa volta è anche difficile da comprendere, ed è il tempo come energia, un'energia capace di modificare il passato e il futuro. Questo però ci porta a un gioco di inversioni, che sono anche delle inversioni visive, e questo purtroppo può creare da un punto di vista spettacolare dei problemi proprio di, non solo di comprensione, ma anche di visione. Se vedere un'auto che corre a marcia indietro mentre tutte le altre macchine vanno nella loro direzione e corre a marcia indietro perché lei ha il tempo all'inverso in quel momento, e quindi la cosa può essere di grande suggestione, di grande ritmo e di grande suspense. Tuttavia, nel momento in cui noi vediamo un esercito che marcia all'indietro, comincia a essere ridicolo, e soprattutto una battaglia fra un esercito che marcia all'indietro e un esercito che marcia in avanti ha dei momenti in cui può sembrare addirittura grottesca, e questo è il momento in cui Nolan ricorre a tutta la sua tecnica proprio per evitare questo, cercando disperatamente di evitarlo, talvolta riuscendoci e talvolta non riuscendoci, perché lui da sempre usa una tecnica di grande suggestione che è la tecnica del tempo rubato. Devo fare una piccola digressione perché c'è stato un grande pianista dei primi del Novecento, che si chiamava Paderewski, il quale, per affascinare il suo pubblico durante i concerti, per farsi ascoltare, tra l'altro era un personaggio incredibile, era anche primo ministro della Polonia, tra l'altro, per la sua grandezza, bravura e per il suo amore patriottico. Bene, Paderewski, e tra l'altro i soldi che guadagnava con i suoi concerti oceanici che avevano successo in tutto il mondo servivano a finanziare, quando c'è stata la Polonia oppressa, a finanziare la resistenza polacca, quindi straordinario sotto questo aspetto. Bene, lui affascinava tutto il suo pubblico, quando suonava, addirittura mentre si avvicinava al finale cominciava ad accorciare minimamente i tempi, per cui dava un ritmo sempre maggiore, sempre più brillante, sempre più suggestivo all'esecuzione, infilando all'interno delle esecuzioni quasi un meccanismo di suspense che tirava fino allo spasimo. La stessa cosa fa Nolan: il momento in cui la storia si fa confusa, lui immediatamente aumenta, con la sua bravura anche di montatore, di regista, aumenta il ritmo, e quindi ti impedisce di riflettere
colpendoti gli occhi e l'immaginazione con una serie di visioni una dietro l'altra, mentre prima la musica di Hans Zimmer e adesso la suggestiva e importante musica di Ludwig Grossman ti percuote e ti rimbomba continuamente, dandoti un'angoscia continua, un peso continuo. Tutto questo apparato, girato in maniera con una tecnica sublime, anche per il merito della fotografia di Oytem Van Oytem, che è il suo fotografo straordinario e suggestivo, anche tutto questo, addirittura lui si dice, si presume che sia, voglio crederlo, che lui non ricorre agli effetti speciali elettronici, agli effetti speciali digitali, ma ricorre sempre e soltanto ai trucchi veri, cioè quelli proprio, se c'è un aereo che cade lo fa cadere, va bene? Questa dal mio punto di vista di sceneggiatore e di regista mi sembra un'assurdità, perché se noi viviamo in un tempo in cui si può fare una cosa digitale e il denaro metterlo per il cast o per dare qualità maggiore al film, questo fatto potrebbe essere anche limitato. È come se io oggi pretendessi di scrivere con la penna d'oca e pensando che scrivendo con la penna d'oca scrivo ancora qualcosa di più bello che scrivendolo sul computer. Quello che conta è la sostanza, è la materia, non conta come la raggiungi e come la fai. E diciamo che questo è un vezzo, e già l'ho detto, lo stesso vezzo di Tarantino di girare ancora con la pellicola e non con il digitale, con un costo immenso e straordinario, con uno spreco di denaro e di energia infinito, però sono delle civetterie che si vogliono permettere e si possono permettere e possono farlo. Questo non nuoce allo spettacolo, però da questo a esaltare questo spettacolo perché è tutto vero mi sembra ridicolo in una arte come arte non tecnica come il cinema, in cui tutto è finto, anzi più è finto e sembra vero, più è bello, più è importante, più è trascinante, più è emozionante. Cioè, proprio nel caso del cinema, tutto ciò che non è vero, proprio per merito dell'arte e della tecnica di chi lo realizza. Va bene? Ora, tornando quindi al famoso tempo rubato, volevo dire che tutto questo meccanismo complesso, in realtà che cosa va? Viene impostato se tutta questa tecnica ha bisogno di questa complessa elaborazione, è chiaro che la storia ne risente, perché se noi partiamo da momenti in cui il tempo è energia e questo tempo è un futuro che è un futuro remoto ma che diventa presente e che è stato passato, la cosa è talmente complicata che per seguirla l'impianto deve essere necessariamente estremamente elementare. L'impianto è proprio quello della fabula classica. C'è un cavaliere senza nome, che in queste cose è John David Washington, che a mio giudizio, nonostante le lodi che sono state fatte, mi sembra che valga il 10% di suo padre, proprio come carisma, come qualità di recitazione, al di là del fatto di essere un muscle man che si dà estremamente da fare, quindi con un'eleganza anche secondo me dubbia, da modello, io non vedo, non ha neanche il 10% dell'eleganza del nostro classico James Bond, che era Sean Connery, va bene? E che quindi questo cavaliere senza nome e senza paura ha un suo fedele più o meno scudero, che è Robert Pattinson, bravo, ironico come sempre, va bene? E combatte per salvare una donzella che è Elizabeth Debicki, che sinceramente la bellezza di questa donzella e il fascino di questa donzella io purtroppo non l'ho avvertito, perché purtroppo sono anche uno che non avverte il fascino e la bellezza di Tilda Swinton, quindi purtroppo sono rimasto chiuso a certi canoni e non riesco a uscirne fuori, pur apprezzando di Tilda Swinton la bravura di recitazione, per carità, però non ne capisco il glamour. Forse dipende anche da una questione, diciamo, di età, diciamo così, o di educazione. Va bene? E poi c'è il cattivo che è Kenneth Branagh, che in questo caso è un cattivo calmo e talvolta estremamente feroce. La bravura di Kenneth Branagh non si discute, ma tuttavia un cattivo in Bermuda già si toglie metà della sua cattiveria, cioè sembra praticamente uno della Spectre che sta in vacanza, e sinceramente, insomma, questo grande fascino io non l'ho trovato. Il cattivo, come tutti i cattivi delle favole, ha anche un drago, e questo drago è il mistero del film. È qualcosa di vorace, di terribile, qualcosa che può distruggere il mondo, ma può distruggere anche l'umanità,
ed è qualcosa che in fondo rimane oscura, come devono rimanere i draghi, rimane nella caverna, va bene? Viene praticamente disinnescato o non disinnescato, questo non lo sappiamo, vedremo come finisce il film, ma sta nella caverna e quindi il cavaliere deve andare nella caverna per cercare di uccidere il drago. Questa è la fabula, che non a caso è l'impianto di ogni possibile narrazione, che viene dispiegata per tutto il film. Il resto del film è un gioco di specchi, è un gioco estremamente complesso dove tutto ciò che sembra non è e tutto ciò che sembra non è lo stesso. Quindi, e tutto ciò che non sembra potrebbe essere, ma di nuovo siamo ai giochi verbali, siamo di nuovo ai giochi dialettici e quindi questa volta, secondo me, tutto questo gioco dialettico nel film purtroppo pecca di funzionamento. C'è qualcosa di troppo confuso, c'è qualcosa di troppo esagerato. Forse Nolan ha esagerato nelle complicazioni, forse Nolan, come talvolta succede, non è riuscito nell'intento di ripetersi, perché giustamente ripetersi e innovandosi non è facile. Proprio su questo gioco del tempo posso anche raccontare il mio solito aneddoto. E in questo caso questo aneddoto si basa su una partenza sotto certi aspetti, su un ricordo doloroso, perché io avevo un Porsche Carrera e un giorno ho incontrato questo mio amico con cui avevo fatto insieme all'università, avevamo insieme 2 o 3 esami dei più terribili, cioè diritto privato, diritto commerciale, cioè degli esami incubo proprio, e quindi avevamo legato molto. Poi dopo lui ha cominciato la professione mentre io ho cominciato il cinema. Ogni tanto ci incrociavamo e infine un giorno ci siamo incontrati e io, come può succedere fra amici, fra ragazzi, ho sfoggiato la mia auto e quindi gli ho fatto portare questo Porsche, siamo stati in giro a fare un po', come posso dire, a fare un po' di moine con questa macchina, a fare i bellocci, va bene così. E lui si è un po' entusiasmato e mi ha detto, guarda, io fra 3 giorni devo andare in provincia da un mio ricchissimo cliente e siccome è il primo vero e proprio contatto che devo avere con lui, mi presti la macchina? Perché così arrivo, vengo dalla città, la macchina targata a Roma, il Porsche nero, faccio la figura del professionista affermata. Io ho detto sì, certo, molto volentieri. E così la sera ho lasciato la macchina in garage sotto il suo studio, ma purtroppo il mio amico ha preso la mia macchina e ha avuto un incidente. E in questo incidente è morto. Ora la macchina mi è stata restituita, il danno non è stato gravissimo perché lui in realtà, forse esaltato per la macchina, ha bruciato un semaforo e quindi la macchina che arrivava lo ha preso sulla fiancata proprio dalla sua parte e quindi lui praticamente, poverino, è morto sul colpo. La macchina mia ha avuto dei danni, ma non ha avuto dei gravissimi danni, per cui è stata riparata, ma io non ho potuto più usarla perché mi dava fastidio e l'ho venduta. Sono passati circa 25 anni e dopo 25 anni io, girando un film, prendendo una macchina d'epoca, il Porsche d'epoca che avevamo insieme a una Giulietta Spider e a un'Aurelia 2000, era proprio la mia auto che era stata praticamente rimessa a posto e io l'ho riconosciuta perché c'erano dei dettagli precisi, perché una volta mi avevano scassinato lo sportino del cruscotto, io avevo fatto cambiare la serratura e ci avevo messo un certo tipo di serratura che ho riconosciuto preciso, che non era quella della Porsche. E quindi l'ho riavuta e per un momento ci sono andato in giro, poi mi sono ricordato di questo tragico fatto e anche quando il proprietario, cioè colui che noleggiava quest'auto per il film, mi ha detto guarda se vuole può tenerla per tutto il weekend, io non ho voluto tenerla perché mi dava veramente dolore. Però 2 giorni dopo, essendo proprio l'anniversario della morte del mio amico, io la mattina quando sono andato a lavorare sono passato nel punto in cui era avuto l'incidente e quando mi sono fermato al semaforo ho avuto un colpo al cuore terribile perché dall'altra parte della strada c'era il mio amico, ma il mio amico giovane con i jeans, il mio amico di 25 anni prima. È una cosa che mi ha
ho pensato di avere un'allucinazione, le macchine dietro, il semaforo è scattato, le macchine dietro mi hanno suonato, io non riuscivo a muovermi e quindi sono sceso e, e disperato l'ho chiamato. Franco, Franco Antonelli. Questo, il mio amico, quello che era il mio amico si è girato e verso di me con un sorriso mi ha detto: no, non sono Franco Antonelli, sono Giuseppe Antonelli, sono suo figlio. Io sono rimasto, mi somigliava moltissimo, da vicino è chiaro non era uguale, ma da distante mi era sembrato identico addirittura. Era, lui abita fuori Roma, addirittura abitava a Torino e quindi la mamma era andata a Torino dai genitori e quindi era cresciuto lì ed era tornato a Roma per lavoro ed era passato a vedere il luogo dove il padre ha avuto l'incidente, proprio quel giorno, proprio con la mia macchina. Ci siamo abbracciati e io ho salutato. Il tempo fortunatamente era tornato nella maniera più bella e suggestiva. Era tornato con il frutto dell'amore del mio amico ed era venuto da me a salutarmi, che era come una forma di perdono. Io chiaro ero incolpevole, però mi sentivo il rimorso di vedere lui cresciuto e in fondo sereno e felice. Mi ha dato la gioia come se avessi ritrovato il mio amico vero. Grazie. Ah, un avviso importante. Il produttore di queste video recensioni, Mario D'Andrea, vorrebbe inserire queste video recensioni in Rotten Tomatoes, ma per farlo ha bisogno di aumentare il numero degli iscritti. Quindi, se vi interessa quello che dico, vi prego per favore di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella. Grazie.